Benvenuti a Cristianamente, il luogo dove esploriamo la fede, la spiritualità e la bellezza delle scritture. Oggi vi invitiamo a immergervi in una visione epica, una profezia antica e potente che si trova nel capitolo 12 dell'Apocalisse. Ma prima di iniziare, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Cristianamente per rimanere aggiornati su contenuti ispiratori sulla fede cristiana. Cliccate sul pulsante di iscrizione e attivate la campanella delle notifiche per non perdere neanche un video. Ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nella profezia dell'Apocalisse 12. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna che sembrava vestita di sole, con una corona di 12 stelle in capo e la luna sotto i suoi piedi. Stava per dare alla luce un bambino e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Un altro segno apparve nel cielo. Un drago enorme, rosso fuoco, con 7 teste e 10 corna. Su ogni testa aveva un diadema e la sua coda trascinava 1/3 delle stelle del cielo e le scagliava sulla terra. Il drago si pose di fronte alla donna che stava per partorire. Voleva divorare il bambino appena fosse nato. La donna dette alla luce un maschio. Egli dovrà governare tutte le nazioni con un bastone di ferro. Quel figlio fu rapito e portato verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, in un posto preparato da Dio. Là doveva trovare ospitalità per 1260 giorni. Poi scoppiò una guerra nel cielo. Da una parte Michele e i suoi angeli, dall'altra il drago e i suoi angeli. Ma questi furono sconfitti e non ci fu più posto per loro nel cielo e il drago fu scaraventato fuori. Il grande drago, cioè il serpente antico che si chiama Diavolo e Satana ed è il seduttore del mondo, fu gettato sulla terra e anche i suoi angeli furono gettati giù. Udì allora una voce forte che gridava nel cielo: ora è il tempo della salvezza, ora il regno del nostro Dio viene con forza e il suo Cristo prende il potere, perché è stato sconfitto l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li incolpava giorno e notte dinanzi a Dio. Essi lo hanno vinto con il sacrificio dell'agnello e con la parola che hanno annunziato. Non hanno risparmiato la loro vita neppure di fronte alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che li abitate. Povera terra invece, e povero mare. Il diavolo è piombato fra voi pieno di furore, perché sa che non gli resta più molto tempo. Quando il drago si rese conto di essere stato gettato sulla terra, cominciò a perseguitare la donna che aveva dato alla luce il bambino. Ma la donna ricevette 2 grandi ali d'aquila per allontanarsi dal serpente e volò al suo rifugio nel deserto. Là rimase in pace per 3 anni e mezzo. Il serpente vomitò dalla sua bocca una fiumana d'acqua dietro alla donna per farla portar via dalla corrente. Ma la terra venne in suo aiuto, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato. Infuriato con la donna, il drago andò a far guerra contro gli altri figli di lei, quelli che mettono in pratica i comandamenti di Dio e rimangono fedeli a ciò che Gesù ha annunziato. Il drago si fermò sulla riva del mare